e stanno lì a fare i mafiosi, loro stanno là seduti e spacciano, cioè normale, spacciano. Oh, gli hai tirato un pollo. Non siamo molto accettati. Allora, tra di noi è l'unico posto che possiamo stare solo qui. Si muove, fammi vedere. È mio maestro. Però tu devi bere e devi allenare come fa lui. Cioè, come se mi sputi addosso. Il pollo che te stai a mangiare, mo tiri addosso sporco pollo, no. Non fai così a gran televisione, noi non paura? Manco noi paura però, fratello. Fratello, manco noi paura però, fratello. Cari amici, a grande richiesta siamo tornati alle cascine, nonostante le difficoltà di venire in un luogo del genere, noi siamo tornati qua. Non dico che ce la rischiamo perché siamo sempre attenti. Ma che te frega? No, però per correttezza noi lo diciamo, noi ci siamo venuti a fare una passeggiata, non vogliamo rompere le scatole a nessuno, ma non vogliamo neanche che ci rompano le scatole, perché credo sia giusto poter usufruire di un parco che è aperto a tutti e se c'è il degrado e se ci sono cose da denunciare, queste cose vanno fatte vedere, perché credo sia la cosa più corretta. Pertanto se vi interessano le cascine rimanete, altrimenti qua venite nella piazzetta, c'è la statua, salite a cavallo, vabbè salite a cavallo e le chiappe le avete poggiate proprio sul mare. È pericolosissimo, ragazzi, non si può passare con la bici alle cascine, ma col monopattino. Ma arriva gente con le siringhe sotto casa, trovo proprio. Stava a raccontare che praticamente qui sotto casa ti trovi situazioni di degrado pesanti. Perciò persone anche con la siringa al braccio. No, ma proprio frequentemente, non anche dire una cosa sporadica mi è successo. Tutti i giorni, torna tra le macchine proprio, in mezzo alla gente, anche di giorno. Senza farsi problemi. Ma infatti bisognerebbe fare qualcosa, sono anni va avanti questa situazione. Certo. Tu pensi che sia un bene o un male che si sia parlato di un problema che riguarda la tua città o il tuo quartiere? Ma sia un bene assolutamente, perché poi si chiacchiera tanto in giro, bisogna fare cose concrete appunto. Ma infatti grazie mille, mi fa piacere che siete tornati anche. Certo. Davvero apprezziamo molto. Però i ragazzi laggiù non è che stanno lì a fare i mafiosi, loro stanno là seduti e spacciano, cioè normale spacciano, io lo dico. Però non è che rompono il c***o i ragazzi vengono là, magari gli chiedono volete da fumare, volete questo, perché loro ce l'hanno, ma non è che li vanno, oh dammi questo. Cioè c'è stato nei momenti che i ragazzi fanno queste cazzate, però magari io non ci sono stato. Se c'ero ve lo dicevo anche, io non ho problemi perché quei ragazzi li conosco, capito bene? Però tanti ragazzi hanno paura, perciò dicono mi chiedono da fumare, si spaventano già, cioè li chiedono da fumare e ti spaventi? Lui ti ha chiesto, lui vende una cosa, ma non è che ti ha detto vieni qui, ti devo ammazzare, vieni qua, ti devo... È una cosa illegale, non si può fare, cioè uno si può spaventare perché ti viene è proposta una cosa allora illegale. di la polizia di levarlo dai... Mi dispiace a dire questa parola, ma di la polizia di levarlo dai coglioni questa cosa. Perché io ho parlato anche io con la polizia, ho detto se vi dà noia di venire qua, parlate con loro o cercate di levarlo il prima possibile. Riuscite o no? Venite qua ogni giorno a controllare i ragazzi, perché non lo fate una volta? C'hanno solo paura, magari vedono i ragazzi o parlano così, capito? In un altro stile si spaventano. Ma ci sta che è diverso da dove veniamo e qui, magari da dove veniamo i ragazzi si comportano così, hanno questo stile che magari ti parlano in un certo modo, ti spaventi, però magari se tu stai tranquillo, sai che sei uomo come loro, cammini, che hai il diritto di camminare, loro non hanno il diritto di venire a prenderti così, perché vedrà un altro ragazzo di colore che non è così, che non si comporta così, dirà oh quello che stai facendo non è così, quello che stai facendo non è così. Non sono tutti uguali, ci sono gente, secondo me sono di più i ragazzi che fumano, che se lo fumano, che prende la roba, che fanno le cazzate, che i ragazzi che vendono. Perché i ragazzi che vendono non vogliono nemmeno la telecamera, quando vedono la polizia cercano di scappare via, cercano di nascondersi, però sono i ragazzi che stanno qua, che pigliano la roba, che impazziscono, la gente passa. Io quello dicevo, infatti, più quelli che la usano. Per me, loro, che quelle che... tutti se ne devono andare per me. Io sto qua, fumo le canne,
faccio, però per me tutte quelle che fanno queste cose devono andare via, perché non è una cosa che porta via. Se tutti hanno paura, tutti dicono ogni giorno qui non si può passare, non si può fare questo, alla fine è un parco. Io sono d'accordo, ogni tanto sono anche incazzato perché io sto qua ogni giorno, gli sbirri vengono a girare, cioè mi Ti girano i fermano coglioni. pure a te? Ogni tanto mi fermano, però cioè, tanti riconoscono, perché alla fine riconoscono, quelle che passano, sono cioè, le stesse che passano ogni giorno, capito? Posso dirti una cosa, il problema non è tanto... Un pochino mi dispiace, l'italiano non verrà bene, però... Sul fatto del pregiudizio, no? Su magari chi ha un modo anche di muovere, cioè a altre persone l'italiano fa paura perché gesticola e sembra Perché- sempre che stiamo a fare una rissa, no? No, Se vai ma all'estero. ci sono quei ragazzi che cioè, lo fanno per farsi notare che ce l'hanno, per far notare che hanno la roba, ma non è che te lo fanno perché vogliono prenderti qualcosa o vogliono... Ma poi sei uomo, cioè per le donne è un'altra cosa, ma sei uomo perché devi avere paura di un uomo che si... Te vai, vai nella tua strada e vai diritto. Però anche questa cosa qui non è normale, perché la gente parla ogni giorno dalle cascine, non è una cosa bella secondo me, è una cosa che dovrebbe cambiare. Che possono continuare a fare il loro lavoro, perché io non ci posso fare nulla. Se la polizia non ci fa niente non ci posso fare nulla, però dovrebbe essere più tranquillo secondo me, che la gente sia in libertà, che cammina tranquillamente. Il problema, scusa che se ti fa le loro interrompo, cose è che noi per tranquillamente. esempio l'altra volta pioveva, ci siamo andati a riparare sotto un ponte, stavamo facendo il video e quindi ci sono venuti loro sotto, ma non gente che lavorava o chissà che faceva, Sì, ho visto erano il video che persone, stavano scappando. erano ubriachi, magari erano persone che hanno problemi con la No, droga. quelle non è ubriaco, quella è paranoia. Sta di fatto Perché che la ci roba sono che venuti fumano sotto non è loro, fumo, io fumo il fumo, sono tranquillo. Parlo con te tranquillo e se tu cerchi magari di minacciarmi, io cerco di svegliarmi subito e fumo. Però quello che fumano che non è normale. Ma Perché infatti prima il che problema è fumavano questo, questa volevo dire. cosa, Cassina era più tranquillo. Oh, ma io quello, infatti, non è che vengo qua a fare la morale io sulla droga, no, perché a me personalmente non interessa. Il problema qual è? Che se ci stanno 20-30 persone che creano, capito, ubriacone oppure il drogato vero, non parlo di chi si fa una canna, e crea scompiglio, perché ti assicuro che io che so grande e grosso, comunque mi pongo dei problemi a passarci. Figurati una ragazzina oppure una famiglia con i bambini, capito? È un altro discorso È che un sto altro facendo io. giusto. Non è... Capisci? Prego, salve. Che sta allora? Che sta allora? La tranvia! Poi, sta facendo poi così. ogni tanto, cioè, di più chiamano la polizia o dicono cascine, perché qualsiasi persona che ha problema si ferma a questa tranvia, cioè cerca di bloccarlo o cerca... Cioè loro chiamano, è normale, poi parlano di cascina, loro si fermano alla tranvia, cazzotti qua ogni tanto, c'è le camere, gli sbirri stanno qua dietro. È normale che ogni giorno loro vengono qua poi a controllare, i ragazzi scappano di qua, scappano di là. Però per me, perché loro fumano crack qua, e loro li vedono, non gli fanno niente. Però secondo me quello che deve cambiare è, cioè, come si comportano, è il modo in cui parlare la gente. Non è che ogni persona per me che vedi devi chiedergli vuoi questo, vuoi questo, vuoi questo. Cioè, perché io non lo faccio, io quando vedo la persona, so che le serve qualcosa, magari, cioè, lo devo sapere prima che quella persona arriva da me. Però non è che devo andare da quella persona, perché quella persona dopo può essere un sbirro, può essere qualcun altro, Al di là di quello che ognuno fa nella vita, che scelte fa, Sì, camminare. Sì. Tutto a posto? Sì. Hanno detto che solo, cioè mi ha detto che stai capendo perché loro ti stanno interrogando. Io ho detto sì, sto capendo e sto dicendo le cose giuste come stanno. Certo. Cioè, niente oltre. No, ma in realtà noi non ti stiamo a interrogare. No, a me va bene. Noi ti stiamo a parlare liberamente. A me non cambia niente perché Cascina è un posto per tutte, com'è che è un posto per me, è un posto per un altro. ma guarda che se qualcuno Guarda che io, se vuole vedo i parlare, ragazzi spacciano, vuoi parlare? non ti preoccupare, non ti... Aspetta, tranquillo, non Lui faccio. è grande, lui ormai da Ma tanto tempo. se volevi dire qualcosa, no, Lascia. era solo per dirti.
Lascia, Ma lascia perdere. No, lui è Ciao, grande, caro. lui da tanto tempo viene qua, tranquillo. Lascia Ma infatti Ormai è veterano. ognuno fa le sue scelte, però ecco, se c'è una mamma con un bambino, permetti che se passa in un parco e vede quello che sta così, sono problemi. Capito, voglio dire? quello sì, vero, Cioè, vero, se vero. tu stai qua e ti fumi la tua sigaretta allegra, stai là tranquillo. Ci sono delle cose che ti rendono socialmente accettabili, delle altre in cui ti fanno sbandare, sei smostrato, magari è una brava persona, presto in paranoie, è quello il problema. Perché se guardi i ragazzi qua che danno la roba qua, cioè non sono loro mai a fare casini, sono quelli che lo usano. Sono quelli che lo usano che vengono qua Ma infatti e fanno il problema è bordello. anche la richiesta, nel senso se non ci fosse chi compra non ci sarebbe chi vende. Sì, però io su questa cosa magari posso parlare, però non posso parlare perché io non sono uno che vende. Io sono uno che vengo, piglio quello che devo pigliare, fumo, poi chiacchiero con i compaesani, poi dopo me ne Tu di vado. dove sei? Io sono del Senegal. Quella lingua che avete parlato, quello è senegalese? Quello è il senegalese. Ah, ecco, no, perché Sì, non è sì. Ma passato. sei nato Perché a un Firenze? fratello mi ha detto guarda stai attento, magari non che- capisci perché ti stanno No. tu stai dicendo robetta, però sono sicuro che in tutta Italia, ogni posto dove vai, la roba che sbuca qui non sbuca da nessun paese. Ma lo sai Magari non si nota e non si vede, è un posto tranquillo. Lo sai però qual è il problema? Infatti di qua che il disagio del degrado, perché se anche in un altro posto di Roma no, si spacciasse, però almeno ognuno fa la sua vita, non è che se io vengo qua magari devo vedere 20-30 persone e mi faccio il problema di passarci, capito? Questo non può accadere. Questo sono d'accordo, però dipende anche perché tutti i ragazzi non sono uguali. Perché magari tu vedi dei ragazzi, tu passi tranquillamente, vedi dei ragazzi come tu sia, ti fanno i problemi lo stesso. Perché devi pensare oltre i cazzotti, devi pensare oltre. Tu. Ecco, per quello qui se cerchi magari di risolvere sempre tranquillamente, te ne vai, è meglio sempre per me, perché ho visto oltre tante cose che non mi è piaciuto, cioè io ogni tanto piglio anche i casini degli altri. Se mi sveglio a casa mia posso andare a fare i miei, passo qua, cerco di risolvere i problemi degli altri, perché non mi piace nemmeno come funziona qui, non mi piace come funziona, mi piace stare qui, chiacchierare con i ragazzi, però come funziona, nessun qui piace. Tutti quelli che ti dicono nasconditi, tutti quelli che ti dicono, nemmeno loro piace, per quello Infatti sto vedendo noi camminiamo, la gente sta andando ecco, via. io qui, non sono uno spacciatore, però ti dico una cosa, io fumo, però non sono mai a fare ciò che non è i miei, capito? Ogni tanto passo, vedo casini, vedo qualcuno che deve passare, i ragazzi lo fanno il problema. Oh, perché? Perché fai così? Perché sono Esatto, passato ma è a quello scuola, che- sono stato con i ragazzi e so il diritto di ognuno. Perciò faccio questo. Vedi, ora mi stanno dicendo non fare questo, non fare, però lo devo fare, è il mio diritto perché se nessuno riesce a parlare, nessuno riesce a aggiustare, cerco almeno io più piccolo di aggiustare qua. Quanti anni Tutti c'hai tu? stanno 20. Da quanto è che stai qua in Italia? te? Ora ormai sono 7 anni, piano piano. La dai. tua famiglia dove sta? Sto qui vicino io. Ah, stanno no, nel senso stanno qua, stai qua con la famiglia, non stai da solo. Sì, sono qua con la famiglia. Ti vorrei dare un bacetto? Dai, lo sto facendo. Nonostante tu ti alleni, mi diceva l'altro ragazzo, fai pugilato, insomma hai fatto delle scelte diverse, no? Vivi questo posto come senso di comunità e l'altra volta nel video il ragazzo ci diceva, e ho visto una signora che aveva del cibo, è un luogo anche di aggregazione positiva, tra virgolette, per la tua comunità. C'è qualcuno che cucina, vende il cibo. Sì, ci sono delle signore che vendono il l'ho cibo, visto. tipo magari quelle là dietro, altre scappano perché non vogliono la telecamera, perché non vogliono, ogni tanto scappano perché la polizia passa, magari li vede da soli, li fa la multa o li fa altre cose, perciò quando vanno via tutti insieme e quando ritornano cercano di ritornare tutti insieme per venire, chiacchierare, vedere i tuoi compaesani. Non è che tutti vengono qua per fare casini, alcuni vengono per vedere i loro compaesani, capito? Però già nessuno riesce più a venire, tanti di quelli che hanno l'orgoglio non riescono più a venire perché non vogliono che gli amici li vedano qua, non vogliono che nessuno li veda qua perché sanno, tutti, qualsiasi persona che dice cascine già sai quello che ti dice. Più... Non dice le Non cose distingui bene. più tra chi viene per fare una cosa tranquilla Brava. e uno per... Ecco, poi se arrivano gli sbirri controllano uno che fa le cose
cioè controllano anche quell'altro che non fa magari le e ti cose. associano a quello magari. Ecco, un po', magari scrivono anche, cioè, della roba, cioè, tante gente non vogliono venire qui perché non vogliono avere scritte qui. Cioè, Lo ti posso. fermano e ti Ecco. segnano e ti hanno trovato le cascine, capito? Che ti hanno detto di stare attento a non venire con noi, ma secondo te, mo uscirà poi il video, le persone, ma poi magari ti rompono le L'ho scatole. fatto per scelta mia. Se non mi andava bene, io ti dicevo, guarda, zio, andate a fare il vostro lavoro, io devo andare a fare altre cose. Però tutte le cazzate che vedi, tu le vedi in questa strada, fra. Lui è cicalone, mannaggia la miseria, Toscano, cicalone. Come cicalone. Ascolta una cosa, io l'altro giorno uno mi fa, io te la piglio la bicicletta, te la rubo, io ho detto vieni a pigliarla. Io non faccio arti marziali, ma questo, botta botta, capriola, barabam. No, lui ha fatto benissimo perché ci ha tenuto a dire io so comunicare. Allora, prima che tutto venga frainteso, io pure che so più giovane, ma so parlare, so comunicare. Infatti adesso quello ti ha detto, sei sicuro? Sì, perché stai a parlare con noi, è un italiano corretto e sai quello che ti abbiamo chiesto e tu sai quello che ci hai detto a noi. Io non ho problemi della polizia né di. A me se mi vengono a prendere anche oggi io ci vado tranquillamente. Però sto dicendo le cose normali. Tu mi vieni a prendere per delle cose normali o tu mi becchi in giro e mi dici oh ma tu hai parlato qui? Fatti i cazzi tuoi, io so quello che ho fatto. E quello che ho fatto l'ho fatto anche per il vostro bene. Stai zitto, vai. Bravo. E basta, è importante. Bello. A vuoto, sinistro. Oh. Quanto hai Ma ti fatto? manco vedi? Quanto hai fatto? Quanto hai fatto? Quanto tempo hai fatto di pugilato? Quanto tempo hai fatto? Sta rosicata, ti è rotta? 3 anni, 4 anni. Rocchio! Ciao ragazzi. Quant'è che state qua in Italia? Io sono nato qui a Firenze, poi non ho studiato qui, ho studiato in Egitto perché il mio padre voleva sapere la storia di Egitto, cosa facciamo, la storia dei musulmani così. E voi vi ritrovate qua come comitiva con gli amici? Io lavoro qui a Muratore anche, capisci? Fai stupido. No, dice qua in questo parco, vi vedete qua, state con gli amici. Sì, mi ho conosciuto mio amico quello tunisino, lui parla un po' italiano, appena arrivato in Francia nuovo, anche conosciuto un po' tutti arabo qui, capisci? Ma siete piccoli qua, vedo tanti ragazzetti Sì, giovani. Tu quanti anni c'hai? Io 22. Tutti giovani, sì. E da lontano mi hanno urlato, quindi mi chiedevo... Loro pensavo se vuoi fare questo video per fare qui Italia schifo, qui questa zona schifo, così, per questo il loro orlo, per quello l'altro urlato, per dici l'altra stai attenta così, e loro fa così qui. Non lo so perché, però loro fanno così. Sì, qui tranquillo. Questa zona tranquillo, ora tranquillo. Perché ora c'è tanto controllo qui, polizia qui, non lascia... Che per dirti, prima quella signora, appena siamo arrivati, si stava fumando la droga. Lei fuma la crack. Crack, Fuma la Ma crack. Sì, ma non gliene così. frega niente, fumavo poco di abbuffo. Anche avanti la bambina, scusami. È quello che non loro va- fanno così. non va Quando bene. vedono la droga non pensavo niente. Subito vanno, fallo avanti le bambine, avanti i signori, così si va. Ma prima per esempio, no? Quella donna che stava qui. Ma pure quella mi sa che si Lei droga. dorme qui anche. Ah, ci dorme proprio là. Porella. Ma lì c'è una puzza. Non è Porella. Sì, non è casa, non è... per quello loro dormono qui. Persone che ci hanno urlato prima, no, non fotografate, vi dicono qualcosa perché voi avete parlato con noi? No, volevo dirti lei stai attenta perché loro fanno video. Cioè, però Così. secondo te dopo quando tu torni da loro e noi andiamo via, loro ti dicono che hai fatto male a parlare, a raccontare? Ma come? No, nessuno parla con me, no, tranquillo. Che forbicetta! Guardalo! Bello! Aspetta, Cicalone, vieni. È amico! Guarda chi c'è! senza video. No, salute. Dimmi, dice qua, dai. No, Cicalone, non preparato. La mano come stai? Fermati. Quel ragazzo ha fatto il video con noi l'altra volta. L'ho trovato là! Non li conosco! Non c'è nessuno qua della Ti famiglia? giuro, non li conosco voi, ti giuro. Ma che cosa vorresti adesso? Quanto deve avere? Non lo so. Devo fare come Facci vedere che si muove, fammi vedere. è mio maestro. Però tu devi bere e devi allenare come fa lui. Se te bevi,
Vedi lui, bicicletta, allenamento, squartato. Guardalo. Stai con la mano così pure te. Vedi c'ha la campanella sul piede per far vedere il movimento. Ma fammi vedere pure te che hai fatto sto sport, va a far voto. Sì, ma la batteria c'è una tacca? Vedi che cosa ce l'ho in mano. Fa così a voto, guarda. Io mia mano non posso... ascolta. Ascolta, mia mano non posso passare. Bello. Da Cuba? Da Cuba, sì. Quanti anni c'hai? 46. 46 anni. 46? Avevo detto c'ho una mezz'ariotta. No, lui 5 ore. Sì, metti basta e faccio il rap. Vai, fai rap. Metti basta, stessa basta. Io voglio troppo bene il forbicetta così. Dai 10 euro, su. Pensavo che stava con noi, scusate. Sta con noi. Che ha fatto? Che ha fatto? No, tranquillo, a grande. Non fai così a gran televisione, noi non paura. Manco noi paura però, fratello. Fratello, Oh. manco noi paura però, Oh. fratello. Guardami. È una donna. No, noi non fa niente. Manco noi. Ma perché fai così, zio? Perché fai così con noi? Ascolta. È una donna, è normale che lui Ma è viene su. normale, ma noi non fa niente. quella donna- Tranquillo, abbiamo parlato fino adesso, non c'è problema. Te lo Però te lo te leva le Aspetta, mani. no. Ti No, giuro, io non ho paura di nessuno. ma c'è, sentimi. Aspetta, Ascolta. Ma oh, Donna Porello, lui c'è rimasto male. arrabbiato perché Guarda, vieni qua. ho visto quando è cascato ha dato un puzzo. quanto io ho parlato. No, ma poi il bello è che lui si è fatto male e si è alzato per dirti a te del coso, non hai capito? Senti, mo quando ritorno a Firenze che succede? Forbicetta, me vuoi parlare. Questo me vorrà parlare. Quell'altro, i vigili, tutti mi vanno parlare a Firenze. Basta che te lo nominare, fatemi far sindaco. Lui ha detto che Sento. alcuni ragazzi senegalesi non vengono più perché hanno paura. Di Perché essere hanno paura associati, di essere associati a di quello. essere anche tra virgolette scritti che stavano alle Invece è cascine. bello che questo parco sia un ritrovo di comunità di vario tipo, che siano senegalesi, che siano peruviane, che siano italiane, che siano di qualsiasi posto del mondo. Questo va bene, che sia un ritrovo, va più che bene, anzi, Ovvio. ben venga. Deve essere un ritrovo. Deve essere. Evelina, viene strillato. No, visto che comunque sia io che lui siamo cresciuti qua, voglio dire che da come era prima adesso è migliorato, perché prima qua ci passavi di giorno e comunque c'erano i travestiti su tutto il viale, qui dietro c'erano le prostitute comunque nigeriane, ma di giorno ti dico, non solamente di sera. Quindi già adesso se vai qui sul viale non ci trovi le puttane, è già un miglioramento quello. Immagina venire qua con la tua figlia, ci sono le puttane qui di giorno, non è che... Meglio vedere qualche nero lì a sedere che si fa gli affari suoi che vedere i travestiti. No, poi la maggior parte travestiti, No, però non ha detto una cosa sbagliata, nel senso vedere anche la prostituzione in pieno giorno, magari gente pure un po' spogliata. Ma poi lo fanno qui dietro il cespuglio, cioè trovavi veramente preservativi lì, la gente dietro i cespugli. Quello fa molto più schifo, diciamo, di dove si fumano le canne qua al parchetto. Motivo per cui bisognerebbe riaprire i bordelli, a mio dire, ma è un altro quello- discorso. Ma quello ma sicuro, guarda. quello Sicuramente è sicuro. piuttosto, vedi poi che si crea disagio e degrado delle persone che vendono il proprio corpo in cambio di denaro, no? Che se ci fossero le case chiuse sarebbe tutto diverso. Il problema è il degrado che si produce, quindi preservativi per terra, situazioni Guarda, io l'ho che visti fuori qui dietro l'albero a contesto. farlo, dietro l'albero qui proprio, veramente. Vabbè, perché Durante te il ne hanno giorno qui. fatta a bugiardo. No, sono quelli La qua. prostituzione, il luogo pubblico e il consumo del rapporto, il luogo pubblico, come dicevamo prima, passa una famiglia. Mamma, che stanno a fare quei due signori? Capito? il È quella la contesto- domanda. è l'azione nel contesto sbagliato, Qualunque è chiaro. cosa tu fai vedere che è sbagliata o metti in difficoltà magari le persone che passano qua, è il contesto di degrado. Indipendentemente da quello che fanno. Perché al di là di legale e illegale c'è proprio anche una cosa che se tu l'illegale te lo fai a casa tua, a noi non ce ne frega niente. Se tu lo fai in un parco pubblico, l'illegale diventa degrado. Sapete cos'è la cosa bella? È che tipo qua le cascine dovrebbe cambiare proprio a nome, come si dice, no? Qua se dici cascine vuol dire merda, ok? Merda. Merda. Ma la polizia ci viene, la polizia ci viene una volta, Capito? fa la ronda, manda tutti via e poi per mesi non ripassa più e rinizia tutto. Poi casomai ne parlano di nuovo perché è successo qualcosa alle cascine, ritornano per una volta, fanno pulizia e poi rinizia tutto il giorno dopo, capito? Continuano sempre così, il giorno Tanto lo dopo sanno loro che qui
è così la situazione. Ma Se volessero davvero risolvere, quindi la alla fine risolverebbero. Basta sono ci metti istituzioni pattuglie qui che- tutto il giorno e loro vedi scompaiono, non è che Ma stanno a poi appoggiarti davanti alla il macchina. peccato che non vedi quanto è bello. Il C'è grande il parco verde, c'è il fiume. è il più Cioè, grande quindi parco. il problema è Qui questo. fino a Renai ci va in bicicletta, mi ricordo da piccolo ci andava, adesso... Ma voi ragazzi di dove siete? Io sono nato in Brasile. San Nato in Paolo. Brasile, tu? Io in Ucraina, anche se non si direbbe. In Ucraina? Davvero. Sì. Mamma ucraina, padre Nigeria. Ah, ma Quindi dai. mix. Cioè, te sei tipo praticamente sei tipo una razza superiore. Hai visto? Da occhi finlandesi. Però vi faccio una domanda a voi. Vi capita che voi passando per le cascine venite additati perché siete neri, perché siete diversi? Sì, ma noi ormai, cioè, qui d'estate c'è la baracchina, che è il locale laggiù che adesso è chiuso, noi si fa sempre serata lì, cioè stai a bere le birre lì fino veramente alle 6 di mattina, quelli non è un problema, a noi non ce ne fotte nulla se qui ci additano per questo, non lo facciamo, noi non vendiamo né nulla, le canne ce le fumiamo come la maggior parte delle persone, poi se te mi devi dire vai alle cascine perché ti droghi, vabbè, mi posso drogare anche in centro se voglio, non è quello il Però per discorso. dirti, io tipo quando ero piccolo, no? Ero venuto qui alle cascine con una mia amica, ok? Mi fermano i carabinieri perché pensavano che ero tipo uno di questi gruppi qua che spacciava e tutto e proprio davanti a questa ragazza in cui ci uscivo proprio tranquillamente mi hanno messo le mani davanti alla volante, mi hanno proprio toccato con i guanti neri quello ed è intendevo. brutto, capito? Perché mi hanno preso, diciamo, tra virgolette, come se fossi uno spacciatore, soltanto comunque per via della pelle, del colore, capito? E lì davanti a una ragazza mi sono sentito abbastanza a disagio, capito? Però che ci si può fare? Se le istituzioni non fanno nulla, nel Se volessero senso... risolverlo lo sanno che Lo- qui lo c'è il possono problema, lo sanno fare. che qui c'è il degrado, Sanno che c'è. se è ancora qui dopo anni e anni a quanto pare... Vengono a fare le redate, lo fanno una volta, il giorno dopo Esatto, inizia tutto riborda. quanto. E poi inizia tutto poi quanto. inizia tutto Fanno pulizia una volta e poi inizia tutto quanto. Se volessero davvero farlo dovrebbero metterci qui pattuglie davvero ogni giorno, possono farlo, ma a quanto pare non vogliono. E questo è il punto. Adesso ritorniamo, noi perché siamo fatti così, ci piace ritornare sui posti dove siamo stati, non per rompere le scatole, ma per capire se il degrado che abbiamo trovato sotto questo ponte, quel degrado che ci ha impedito anche di parlare con un ragazzo, perché hai visto oggi quel ragazzo come ha parlato tranquillamente con noi? Beh, diciamo si è fatto rispettare, che è molto importante. Invece l'altro ragazzo che stava qui sotto ha cercato di parlare con noi e purtroppo il degrado, la gente, il pregiudizio e tante cose hanno fatto sì che pensavano che noi volessimo trarlo in inganno. Boy, Lui con noi. I do my own business, man, boy. From a Bobby. Io faccio che voglio, nessuno mi può comandare. That's all. Ma stiamo sotto il ponte perché piove! Ma perché che è vostro qua? E questo è il famoso ponte dove siamo stati cacciati via. Dove l'altra volta siamo venuti per coprirci dalla pioggia. Sì, non era, noi qui eravamo venuti ragazzi prevalentemente perché pioveva, non sapevamo che qui ci fosse un ritrovo, un giaciglio di persone. Occhio coi piedi ragazzi, Evelina attenta lì con le scarpe, eh? Allora, questo è il famoso posto dove non potevamo stare. Due per dimostrare il degrado, non sapevamo che ci stavate voi. Mo sta a diluviare, stiamo a parlare con quello che dobbiamo fare. Vedi, questo è il degrado, Matti. Questo è quello che noi diciamo sempre. Qui hanno fatto dei fuochi, qui ci stanno delle cose buttate, qui ci sono chiavi, lucchetti. Esatto, vedete? Una borsa rubata. Questa è borsa, un vedi? paio di mutande, una borsa svuotata. Allora, se io per sovvenzionarmi al mio vizio devo aggredire, rubare. Per bruciare e fumarsi il crack e la cocaina. Ecco. Guarda, lì c'è, occhio Matti coi piedi dove stai, lì ci sono delle gocce. Del make up. Sì, guarda, c'è veramente di tutto qua. Questa è già pronta. Questa ti dico che può essere pure riciclata perché guarda quella siringa lì. C'è un problema, a parte qui c'è un paletto appuntito che non è esatto, o ci vuoi ammazzare un vampiro o ci vuoi ammazzare un toro praticamente. Questi sono sassi, vi ricordate che ci hanno tirato pure sassi, cose? Oh. Guarda se devo fare il primo KO, Evelyn. Oh, basta. Oh. Per mantenersi deve rubare alle persone per bene e svuota una borsa qua sotto, non farti accedere qui, perché qui, occhio lì, occhio dove vai, cioè guardate qua per terra, perché veramente guarda, siringa lì,
regà, poi vi fate male, vi pungete, assicurazione cicalone, no? Se siete scemi, assicurazione cicalone vi copre. Cioè, guardate dove mettete i piedi perché è la cosa più importante. E considerate che questo è un posto fighissimo. Cioè, tu arrivi qua, stupendo. ti vedi l'Arno, sei contento, ti fai una passeggiata. Che era l'Arno, ti ha detto Pileggi prima, di la verità. No, l'Arnold. L'Arno, il fiume di Arnold. E credo che sia stata fatta pure un po' di pulizia perché non c'erano quei mucchi di erba che è stata tagliata, vedi? Non c'erano. No, quando siamo scesi noi non c'erano. Oggi sotto il ponte non c'è nessuno, poi ma che siano venuti a svuotarsi le borse sì però. No, stanno là, oh, eccoli io. Mentre noi venivamo alle cascine sono apparse magicamente delle pattuglie dei carabinieri. Sono scappati i carabinieri, regà. Abbiamo fatto scappare i carabinieri. Qua, sono partiti a razzo. Alle cascine il rischio più grosso a oggi sono a tranvia. Diciamo degrado no, nel senso qualcuno qua ci viene... magari sta riposando. Sì, ha lasciato un po' così. Occhio però c'è sta della roba qua sotto. Matite, cose, non so che è sta roba qua. Per truccarsi. Sì, se vengono... È una siringa. Un accendino, no, non è una siringa. È pieno di trucchi oggi le cascine. Ma no, forse è qui dove vengono a consumare i rapporti, allora potrebbe Può essere. Sì, qua tu vieni col cliente, lo fai accomodare sul cuscino, gli offri una sigaretta, gli stendi E poi? e poi tu ingroppi. C'è il trucco, C'è il trucco, te fai carina. No, vabbè, però per capire, c'è un albero che te copre, i cespugli all'altra parte, qui c'è un fossato. Però devo dire la verità, al di là di tutto, oggi le cascine che dovevano essere incasinate sono molto tranquille. Diciamolo Simo, che avevamo previsto che oggi la situazione poteva essere ripulita, visto diciamo, il video feedback precedente, sì. che abbiamo avuto con il video precedente a livello istituzionale, a livello di utenze, di cittadini. Ciao. Ciao. Buongiorno, Ciao. Ciao. Oh. Che si fa? Oh. Chi è? Non devi tirare la roba però. Non stiamo facendo. Ascolta, è qua. Ascolta. Oh, gli ha tirato una cosa, fratello. Chi ha tirato? Ascolta. Chi ha tirato Ma cosa? Ma gli chi ha ha tirato un tirato? pollo. Veniamo qua, salutiamo. Non gli puoi. No, non sta l'ha facendo. tirato il pollo, Non può tirare il pollo, lui. Fratello, non Ma puoi chi l'ha tirare il pollo. tirato? Se mi tiravi a me il pollo, poi che succedeva poi? Va bene. Gli devi chiedere scusa però. Scusa, fratello. Scusa. Ok. Cioè, siamo qua, c'ho parole. Ma davvero? Gli ha tirato il pollo. Ma Evelina? Ciao, ciao. A chi l'ha tirato? A lui? Sì. No, a lui. L'ha tirato a lui. Again? Oh. Che sta a fare? Non sta a fare. Tirato il pollo, fermate. Oh. Il pollo no. A chi l'ha tirato? A lui, A lui. ok. Non l'ho Cioè, per fare il pollo era finita una tragedia. Il pollo unto d'olio. Sì, ho visto. Allora fermate. Oh. Cioè, finora non saranno mai toccati con Questi si nessuno. sono spaventati però, No, per carità, però il pollo addosso non me lo puoi tirare, ferma, cioè, follia. È follia. No, ok, no, così ma. Cioè, come se mi sputi addosso. Il pollo che te stai mangiando mo tiri addosso sporco d'olio, no. Oh. Cioè, posso capire l'educazione e tutto, che non potremmo fare niente, però il pollo no. Quella è una dichiarazione che ti vuoi attaccare. No. Io perché non l'ho visto, ho sentito che fischiavi. Zaino imboscato nella siepe. Dove? È sempre la solita borsa di prima. Ma la borsa rubata? Sì, molto probabile. Mazza è bella borsa. Ah, bella borsa però, è uno zaino rubato secondo me, regà. Credo. No, qui c'è droga, Sì? È loro. Cazzo, lascia una roba in giro questi. Ci frega niente, no. Sono pure fessi però, A posto. scusatemi. Ora si sta Se ne sono andati e hanno lasciato tutto lì. Buon appetito, Ma lì guarda, c'è sta una comitiva di turisti. No, i russi, ucraini. Che so.
Ciao. Ciao grande. Ciao. Ciao raga, ciao a tutti. Ah, si mangia. Buon Vai. appetito, buon appetito. No, caffè bevuto, grazie. Cosa? L'abbiamo presa adesso il caffè. L'abbiamo presa adesso, grazie. No, assaggiatelo. È fatto caffè con chiodi di garofano con un po' di zenzero. È buonissimo. Aspetta. Sì. Guardavo il vostro video a Milano. Sì. Se questo video posso parlare, no? Sì. Possiamo trovare un posto tranquillo. Vabbè, vieni. Con noi, vai. Ciao raga. Stiamo a parlare. Ma che Ciao bello fai con l'arco? Chi è? Ciao. Con l'arco, non lo so. Vabbè, ma c'è sempre qualcuno un po' più alticcio che si arrabbia. Ho visto il vostro video, qui quando vi vedo, lo so già che perché siete qui. Sì, perché capisco alcune parole che sento, magari... Sa che non vuole che parli lui? No, vai! Buon coraggio, volevo cullare voi! Ma ce l'aveva con te, no? No, non ce l'ha con me, io sto andando a lavoro. Il posto come qua, e veramente c'è qualche nome che ha, alcune persone non abbiamo quelli qui, non siamo qui per quelli. Ti dico come africani, in generale, immigranti che siamo qua, unico posto che incontriamo. Non andiamo a alcuni posti, perché se gente mi vedono e pensano già che sono per fare una cosa negativa, capito? Okay. Allora, siamo in ambienti che non siamo molto accettati, allora tra di noi è l'unico posto che possiamo stare solo qui e parliamo e possiamo anche pensare. Alcuni parti, tutti i parti iniziali, nel lavoro, nella casa, qualsiasi parte, mare, al bar, al ristorante, non c'è... Ti guardano male? Sì, sicuramente. Allora, l'unico posto che possiamo sedere, possiamo parlare tra di noi è qui. E se gente passano con video e immigranti sono qui o neri sono... Sì, siamo lì, ma siamo lì per cosa? Perché non abbiamo nessun posto che possiamo stare insieme così senza essere un po' come taghetti. E quella è la verità, quella è la verità. Siamo qui, stiamo lavorando, stiamo pagando affitto, le tasse, tutti, stiamo facendo tutto, siamo regolari qui. Ma il problema è che ancora non siamo accettati, non siamo i persone davanti a altre persone e facciamo tutti regolari qui, ma ovunque che gente vedano noi è una cosa negativa sicuramente. Allora cosa dobbiamo fare? Non possiamo sedere alla nostra camera così, anche lì dobbiamo stare molto attenti. Magari tra la tua camera puoi fare qualche rumore o qualche musica, se noi facciamo è un problema, perché c'è questa cosa negativa ai immigranti o neri particolarmente. Allora quelli se gente passano qui, mi vedono sul video così, magari sta spacciando, non ho mai spacciato, mai nella mia vita. Sono venuto qua, abbiamo studiato, perché sappiamo già che per stare qua dobbiamo parlare lingua, dobbiamo fare tutto. E ho fatto scuola, dopo scuola trovare un lavoro e piano piano devo crescere da solo. E nella mia età è responsabilità che prendiamo tutti questi ragazzi che sono qua. Nessuno vorrà vedere stare la strada e va a dormire nel giardino. Chi vorrà quelli? È meglio che torniamo al nostro paese. E il problema è lì, tutti sappiamo perché gli africani scappano e vengono qua. Grazie a persone come te, come il ragazzo di prima che ha parlato, facciamo capire questo, che noi innanzitutto non vogliamo fare di tutta un'erba un fascio. Non è che diciamo sono i neri, sono quelli degli africani, no. Però per esempio su questa strada, voi tutti a salutarci o volete il caffè, volete... Prima invece, solo perché siamo passati si era creata una situazione... Non c'era neanche la telecamera accesa. C'è uno che ci ha tirato... Ci ha tirato il pollo addosso. Io volevo un pollo! Quelli normali, ma anche c'è persone qua che sono in mentalità che magari non potete capire, mai, anche se spiego, non potete capire per quale motivi, no? I genti debbano sacrificare di stare qua, perché ogni persona qui ha responsabilità di 100 persone lì. Se lui non fa niente, sta dormendo qui, vuol dire che ha perso qualcosa, perché siamo tutti qui, non siamo qui per vivere qua tutta la nostra vita. Abbiamo il paese, la nostra età, ragazzi di qua, vanno in discoteca, fanno altre cose belle perché sono qui. Noi che siamo venuti qua, non possiamo avere quel tempo di fare quel tipo. Siamo sempre in gamba di fare le cose bene perché abbiamo persone dietro. Che fai tu di lavoro? Io sono cuoco. No? Cuoco? Sì. Stanno a lavorare. Quanti anni c'hai? 24. Ah, sei giù, da quanto è che stai qua in Italia? 6 anni quasi. 6 anni. Sì, di dove sei d'origine? Gambiano. Gambiano. Allora anche questo no, devo dire no, perché Gambia è il mio paese, no? Siamo un paese piccolo. 2 milioni, non di più. Allora, meno di Roma. Hai capito? Allora c'è le città che sono più grandi del mio paese, no? Hai capito? Ma se sento gambiano, vado a un posto, sento gambiano, gente sono così. Perché spacciano, fumano, fanno criminale. Ti dico una cosa, ogni paese, se ti giudica una persona su a fare male, ti giudica quelli per tutti i paesi. Stai sbagliando. Stai sbagliando. Perché fuori, noi siamo qui, c'è altri africani in Germania, se parliamo,
quelli che sentiamo, italiani sono razzisti, italiani sono fascisti. Ma noi sappiamo che non tutti, ma c'è, si vede un pochino. Certo. Allora, c'è le persone che hanno quelle mentalità. Noi che siamo qua parliamo di tante cose bene di Italia, ma la verità è che Italia non mi hanno accettato. Anche la casa possiamo cercare qua, da quando sto cercando casa. Voglio essere un posto che voglio pagare. Se lui dice no, non paghi, io non voglio quello, non voglio uno che prende mia responsabilità. Devo fare io. Ma se non mi danno casa, cosa faccio? Gli italiani devono scappare, sappiamo quelli. Noi siamo qua, anche la verità che Italia fa parte. Non vogliono lasciare Africa essere libero. Per quelli siamo qui. Delle cose che sta succedendo in Africa. Libia, noi stavamo lì, alcuni sono lì. Possiamo parlare e basta che dammi opportunità di parlare. Secondo te quando tu torni di là ti dicono, qualcuno ti dice che non dovevi parlare? Dirà scusa, non parlo bene Sì, che questo sicuramente perché come hanno capito, no? E c'è la mia mentalità differenza, no? Io sono libero di fare quello che devo fare, no? Ma c'è amici che magari pensano che questo diventerà un problema o magari non so cosa parlo. Io so cosa parlo, hai capito? Sono una persona che le mie cose che parlo, le mie esperienze che parlo, esperienze di persone in mia casa. Lui parla delle cose sue, non sta a parlare degli altri. No, però Nessuno mi dirà cosa faccio e tutti conosciamo, hai capito? Perché venuto alla fine di ragazzi che ha 5 euro da quanto? Da questa cosa. Magari ragazzo con rischiature ma ha 5 euro. Perché vorrà mangiare. Certo, ovviamente, certo. Come tutti. Perché il lavoro non la prendono, non può fare niente. Quelli 5, se prendi da lì, te devi guardare lui con spacciatore o dove ho cominciato. Certo, ma sono d'accordissimo, Però anche te avevi quella possibilità e hai deciso di non farlo, giusto? Sì. Eri nelle sue stesse condizioni e hai deciso di non farlo. E hai trovato qualcuno, dato che avevi quella voglia di non farlo, hai trovato qualcuno che ti ha dato una mano. Quando sono venuto qua nel 2018, la fame è brutta. Non parliamo delle persone che finiscono le cose. Dai. No, è vero, la fame è brutta. Allora, però te volevi elevarti, volevi farti meglio. Non è una cosa giusta che, hai capito, devi lavorare, stai al lavoro che puoi avere soldi e pensi di 2 volte, pensi di essere male. Quello non è un lavoro. No, certo. Ragazzi, devo andare a lavorare. Come ti chiami? Amadou. È stato un piacere, Amadou, grande. Oh. Grazie, Amadou. Ottima testa. Ciao. Salve. Questa giornata non c'è nessuno, ragazzi. Mica tanto, ci hanno tirato un pollo. Sì. Queste giornate non sono state masse. L'altra volta veniste più via. Però abbiamo visto che in un mese che siamo venuti l'altra volta si è un po' più Nemmeno, tranquillizzati. neanche un mese. Smuove l'acque e smuove le acque. Certo. Funziona sempre. Sì. È il momento. Sì, capito, giusto. No, Salve. il problema è lei anche mandare noi. Poi che tu ci mandi, come tu ce li mandi, perché qui tutta gente... Abbiamo visto pure i carabinieri e la finanza pure. Tutta gente non si porta dentro. Cioè, fotosegnali 7-8 volte, 140, 50 precedenti polizia. Non è mica il problema di esserci e di riuscire a risolvere un problema. Però se tu ci stai, perché poi sono tutta gente, non è che sono criminali, sono tutti... Sì, piccoli... pesci piccoli. Sono tossici qua. Quindi. Ma infatti il problema più grosso c'è stavano di pure i ragazzi, noi abbiamo parlato con alcuni ragazzi, dice, non so tanto quelli che stanno, ma quelli che poi consumano e... ma per assurdo. Stanno lì e magari vanno pure quei 2 euro. Sono strafatti e quindi non riesce a far vivere il giardino alle persone normali, si spaventano. Lì c'è una comitiva di napoletani, ho visto, che gli hanno detto colleghi, guarda è pericoloso, hanno fatto, non si vende a Napoli e capisco giustamente per loro. Ho visto c'era una comitiva sotto. Infatti io sono passato. È quello che ti avevo detto io, visto c'è sta una comitiva. Perché io ho visto, scritto, andiamo a vedere che situazione c'è. E invece c'è la situazione più tranquilla del mondo, c'è una situazione tranquilla così. Ti ripeto, io non la vedo grave perché probabilmente la vedi da persona che non si spaventa, però mi rendo conto, ci dovessi mandare la mia figliola di 14 anni, mi ci direbbe. No, io guarda, c'è una collega l'altro giorno, ma di mattina la figliola doveva scendere qui, no non ci scendere, dai, fai il giro. Ma qualsiasi ora sta paura ci sta qua. Allora qui c'è, quelli ci dormono. Dormono proprio? Sì, qui ci sono quelli sulle non panchine? si dalla mattina svegliati, c'è quelli che dormono. Però diciamo che è un contesto non vivibile al 100%. Però oggi ho visto un sacco di presidi da voi, abbiamo visto la polizia, i carabinieri. Allora, noi abbiamo 2 o 3 pattuglie fisse qui, però ti ripeto, c'è stato il caso in cui qui ti sono rivoltato, noi siamo ma vedi che bello! Ma questi sono cavalli pure di livello! Ah bello! È venuta una giornata brutta di Sì. Guarda come si struscia! Ah bello! Oh, che paura! Ma sei grosso! Quanto pesa un cavallo del genere? Ma questo è uno stallone? No, ammazzate grosso! Stallone le chilomonta. 400 pesa, no? 400. E anche di più.
Ammazza è bestia. 75, sarà su 6,5. 6 piotte? 600 I cavalli 500 kg di media. Poi sono tutti in fascio dei muscoli. Tu se ti dai un cazzotto a un cavallo e spacchi una mano. Cioè non puoi menare un cavallo. Il cavallo è una bestia tutta muscoli. Qui dalle Cascine noi ci siamo fatti un bel giro, abbiamo incontrato un sacco di persone, abbiamo parlato sia con quelli che vivono le Cascine, con quelli che vengono anche accusati, tra virgolette, ma anche con i tutori dell'ordine che più che altro fuori dalle telecamere ci hanno ringraziato perché era tanto tempo che serviva farsi un giro alle Cascine e dire che le Cascine devono essere fruibili per tutti, perché non è solo una questione di degrado, è proprio una questione di un parco bello, un parco che comunque è un biglietto da visita per tutti, perciò venire qua, riappropriarsi del proprio territorio, di tutto quello che è verde, le Cascine, il divertimento, allenamento, cose salutari, anche togliersi magari uno sfizio, un giro in bici o altro. Se volete che torniamo alle Cascine, fatecelo sapere, se le situazioni peggiorano altro o se volete più che altro. Esatto, lasciare Se anche non un diciamo commento. Che torniamo, poi magari torna il degrado, ma voi avvisateci. Però adesso quanta gente è venuta oggi? Oggi ci sono tante pattuglie, tanti carabinieri, tanta guardia di finanza, tanta polizia locale, anche a cavallo sono venuti e devo dire tutti molto cordiali da questo punto di vista. Pertanto ci vediamo al prossimo video e vi salutiamo. Ciao!